Oggi siamo al santuario della Beata Vergine dei Cendrole. L'antico toponimo Cendrole si può intendere come una corruzione dolce del termine Ceneri e forse fa riferimento a un probabile cimitero romano esistente in prossimità. L'ipotesi potrebbe essere avvalorata dal rinvenimento dell'iscrizione testamentaria di Lucio Vilonio per realizzare un sacello in onore di Diana, divinità proposta ai boschi e alla selvaggina. La chiesa di Cendrole compare per la prima volta in un documento del 972 d.C., donazione ottoniana, con il titolo di pieve e con la giurisdizione sulle parrocchie di Riese, Vallà e Poggiana. Se a Cendrole si trovava la pieve, si può supporre che fosse il centro più importante del territorio. Il centro abitato di Riese si sviluppò invece attorno a una fortificazione medievale. Ora il sito è occupato da Villa Gradenigo Venier Eger Municipio e un successivo monastero di benedettini facenti capo all'abbazia di Nonantola. Successivamente ai benedettini si sostituirono i cistercensi e costruirono un edificio sacro dedicato a San Matteo Apostolo. Verso il XVI secolo la chiesa delle Cendrole, sempre minacciata dalle esondazioni del torrente Avenale, fu progressivamente abbandonata e già nel 1600 il tetto era crollato. Tuttavia la devozione popolare alla Madonna si era conservata e ciò portò alla volontà di restaurare ed ampliare l'antica chiesa preesistente. Nel 1730 fu rinvenuta la lapide romana di Vilonio, che era stata murata alla base del campanile. La nuova chiesa venne iniziata nel 1756 con progetto dell'architetto Ottavio Scotti, che sovrappose il nuovo impianto nord-sud, leggermente ovale secondo dettami tardo-barocchi, al precedente est-ovest. All'interno la navata presenta sulle pareti laterali una partitura scandita da 12 semicolonne. Tra le semicolonne, poste ai fianchi dei due altari laterali, ci sono complessivamente 8 quadri ad olio, donati da Papa Pio X agli inizi del XX secolo. Sono pure dono di Pio X, nel 1911, le statue in pietra poste ai 4 angoli della chiesa e raffiguranti Mosè, Davide, Isaia ed Ezechiele, dello scultore Francesco Sartor, 1865-1920. Nel presbiterio, ai lati dell'altare maggiore, troviamo 2 grandi quadri. Il sacrificio di Elia del pittore Gregorio Lazzarini, 1655-1730, ed il sacrificio di Noè di Luca Giordano, 1634-1705, offerti dal cardinale Monico nella prima metà del XIX secolo. Gli affreschi dell'abside sono di Sebastiano Santi, 1789-1866. Nella cappella laterale destra è situata una pala d'altare dedicata a Santa Eurosia, dipinta da Noè Bortignon, 1841-1920. E nella cappella laterale sinistra c'è una tela dedicata a San Pio X, eseguita nel 1955 da Rito Baccarini. In prossimità del presbiterio, sulla destra, si accede ad un piccolo museo, dove sono presenti molti ex voto e conservati alcuni paramenti sacri indossati da Papa Giuseppe Sarto. Da notare il pavimento molto più antico e usurato rispetto alla configurazione attuale della chiesa. Probabilmente è precedente all'ampliamento del XVIII secolo e potrebbe corrispondere al vecchio presbiterio.
Dalle due porte invece, sulla sinistra della navata, si entra in una cappella invernale, che forse corrisponde all'ingresso della precedente chiesa con la porta a volta.